Naviganti del lobby, ben ritrovati sul mio Custom Miniatures Vlog TV. Oggi vi parlo di Xeno Eisenhorn, è arrivato ovviamente da Ala Nera e quindi anche io vi darò il mio parere su ciò che abbiamo fatto con il nostro libro. Tenterò di essere il più neutrale possibile, ma soprattutto penso che andrò ad analizzare qualche differenza sulla carta e sulla copertina. Ci vediamo dopo la sigla. Eisenhorn Xeno è un libro iconico per un personaggio iconico. Ha 20 anni, quest'anno la Black Label ha appena tirato fuori la Limited Edition. È un libro molto particolare perché introduce uno dei personaggi più famosi fra gli Inquisitori. Gli Inquisitori sono queste figure all'interno dell'universo del 40.000 dell'Imperium, nello specifico, che vanno a cercare praticamente eretici, o sostanzialmente persone che si allontanano da quella che è la dottrina dell'imperatore e della terra e dell'umanità attuale, e poi praticamente vanno a cercare chi rischia di essere posseduto dai demoni, per esempio del warp, piuttosto che alieni, e quindi vada a fare vari intrallazzi con gli alieni che non dovrebbe fare, eccetera eccetera. Quindi di fatto tutto quello che non è umano per un inquisitore è pericolo, è da distruggere, quindi sono molto rigidi e molto ferrei in questa cosa. Hanno una fede spropositata in quello che fanno e nell'imperatore, e quindi di fatto è difficile avere a che fare con loro. Al di là di questo, volevo farvi notare il tipo di libro che abbiamo fatto, perché praticamente è sempre il primo capitolo di una serie e poi ha praticamente una carta molto più bianca, molto più chiara, direi anche più densa, perché al tatto, diciamo, e soprattutto la sensazione che sia leggermente più pesantuccio, lo rende un po' più prezioso questo, e qualcuno ha fatto notare che quando si apre fa crack, ma il mio non lo fa, e quindi ci credo sicuramente. Di fatto non tutti lo fanno, quindi bisogna capire se ci piace di più avere la carta con una grande resa e contrasto, perché è molto bianca, quindi si legge molto bene, oppure se vogliamo avere qualche altra cosa. Avete un po' i termini di paragone, quindi come community fateci sempre sapere i vostri feedback su questa cosa, perché sono importantissimi. Al di là di questo vi leggo la quarta di copertina, che è molto utile per chi non abbia mai conosciuto Eisenhorn e Xeno, perché vi spiega un pochino come comincia la sua avventura. L'Inquisizione si muove tra il genere umano come un'ombra vendicatrice e colpisce i nemici dell'umanità con intransigente ferocia. Vedete che ve l'ho descritto, ma bastava leggerlo e ve l'avevo già detto. Quando alla fine riesce a mettere all'angolo il suo vecchio nemico, l'inquisitore Gregor Eisenhorn viene trascinato nella spirale di una sinistra cospirazione. Mentre gli eventi si susseguono e raccoglie alleati e nemici, ovviamente, Eisenhorn affronta un esteso complotto interstellare e gli oscuri poteri dei demoni, tutti in corsa per recuperare un arcano tomo di abominevole potere, l'antico libro noto come il Necroteuco. Bisogna andare a vedere poi che cos'è questo Necroteuco e la storia si sviluppa. La cosa molto importante da tenere a mente di Xeno, intanto è Xeno in italiano, perché in italiano noi al plurale non abbiamo la S, e quindi Xeno vale come singolare e come plurale, se qualcuno di voi se lo fosse domandato. E la cosa molto importante da tenere a mente è che comunque è un libro di 20 anni fa, quindi anche la concezione di Warhammer di 20 anni fa era completamente diversa da quella che è oggi, dopo l'era Indomitus. C'è una tecnologia diversa, le miniature sono diverse, la produzione della Games Workshop è
spaziale in confronto, escono fuori 2 o 3 scatole base ogni mese, la Black Library tira fuori 5-6 titoli nuovi ogni mese, mentre quella volta c'era praticamente solo lui e poco più. In più, nell'universo dei 40.000 tutto era molto incentrato sull'Imperium contro il resto, mentre ora ognuno sceglie la sua fazione e ce ne sono talmente tante che diventa complesso, insomma, addirittura tenerne il conto. Quindi questa è la parte importante da capire. Quando vi avvicinate a Xeno, vi avvicinate a un libro che ha 20 anni e quindi ha 20 anni con tutto il fascino e tutto il valore che ha tutto le proprietà intellettuali della Games Workshop, che è cresciuta poi in questi 20 anni, e quindi quando farete il salto da Xeno a Indomitus, per esempio, vedrete effettivamente un salto incredibile, perché la tecnologia anche nel mondo di Warhammer è aumentata. Ragazzi, è un libro che sicuramente vi consiglio. Se qualcuno di voi si sta approcciando per la prima volta alla Black Library, io in italiano vi consiglio spassionatamente di cominciare o da Xeno stesso o da Primo e Unico, che assolutamente presenta un altro personaggio iconico che è Gaunt. Andate sicuri su questi due, tra le altre se li prendete insieme non avete le spedizioni, e al di là di questo vi auguro una buona giornata e ci vediamo alla prossima puntata. Ciao!